Telemaco ha lasciato Itaca, spinto dal vuoto di un padre scomparso e dalla voce segreta degli dei. Guidato da Atena, nascosta nelle sembianze di Mentore, ha attraversato il mare e ha raggiunto la terra di Pilo, dove regna il saggio Nestore, glorioso reduce della guerra di Troia e custode della memoria degli eroi. Lì, tra sacrifici solenni a Poseidone, il giovane cercò risposte sul destino di Odisseo, ma Nestore non ne conosceva la sorte. Parlò invece del ritorno degli Achei, del sangue versato da Agamennone e delle vie oscure che gli dei avevano tracciato. Al calar del sole, Telemaco fu accolto come un figlio e nella notte accadde il prodigio. Mentore si mutò in dea. Davanti agli occhi sbigottiti di Nestore, Atena si rivelò, splendente come una fiamma divina, e svanì tra le tenebre, salendo al cielo stellato. Allora il re comprese. Il viaggio di quel ragazzo era benedetto dall'Olimpo. Così, con onori, 2 cavalli e Pisistrato al suo fianco, Telemaco partì verso Sparta, dove nuove verità e nuovi segreti lo attendono. Al calar del sole, Telemaco e Pisistrato giunsero ai cancelli del palazzo di Menelao, dove già risuonavano i canti e le danze. Si celebrava un doppio matrimonio, quello della figlia Ermione e del figlio Megapente. Accolti con onore, i 2 viandanti furono lavati, unti d'olio profumato e rivestiti per l'occasione, prima di essere condotti nella sala del banchetto, al cospetto del re di Sparta. Popolo di Sparta, amici giunti da terre vicine e lontane, stanotte celebriamo non uno, ma 2 vincoli sacri. Il destino ha intrecciato i cuori dei miei figli, Ermione e Megapente. Che Afrodite li vegli con dolcezza, che Era dia loro concordia e lunga prosperità, e che Zeus stesso benedica queste unioni con giorni luminosi e stirpi valorose. Brindiamo alla vita, all'onore e all'eternità del loro legame. Brindiamo! Credevamo che con la caduta di Troia sarebbe tornata la pace, che ognuno di noi avrebbe potuto far vela verso casa, verso la quiete. Ma il mare non conosce giustizia. Dopo la guerra cominciò un altro viaggio, lungo, incerto, disseminato di coste sconosciute e cieli stranieri. Ho attraversato molte terre. Ho visto la ricchezza degli uomini e la ferocia degli dei. Ho ricevuto doni splendidi, accolto come ospite in regge luminose e riportato a Sparta tesori che onorano questa sala. Ma nessuna ricchezza consola il cuore di ciò che non può tornare. Mio fratello Agamennone, non ho potuto proteggerlo.
Il sangue della sua casa fu più letale di ogni spada troiana, e un altro tormento, da anni, mi pesa nel petto. Ulisse, il più astuto, il più tenace tra noi. Ancora non è tornato, ancora nessuna vela ha portato notizia certa di lui. Ma il mio cuore, ogni giorno, teme che il suo silenzio sia un addio. Eppure, una parte di me non smette di sperare. Perché piangi? Chi sei? Davvero non hai ancora capito chi hai di fronte? Non ti ricorda nessuno. No, non può essere. Eppure, sì, sei suo figlio. Sei figlio di Ulisse. Oh, Ulisse. Sì, mio signore. Io sono Pisistrato, figlio di Nestore, e questo è Telemaco, figlio del re d'Itaca. Gli avrei donato una delle mie terre solo per averlo accanto. Che il cielo me lo riporti. Non è tempo di lacrime, è tempo di onorare gli dei e i vivi. È tempo di festeggiare! Hai ragione, figlio di Nestore. Domani parleremo. Questa sera celebriamo! Ricordo quella notte, come se fosse ora. Le strade di Troia ardevano di torce. Il banchetto proseguì tra vino versato e memorie lontane. Fu Elena la prima a evocare il passato. Raccontò con fierezza e commozione la notte in cui Ulisse, celato da stracci e ferite autoinflitte, entrò a Troia travestito da mendicante. Solo lei lo riconobbe, ma giurò silenzio. Perché in quel momento capii che stava portando il peso di tutta la guerra sulle sue spalle. E poi ci fu la notte del cavallo. Tutto era silenzio, buio, respiro trattenuto. Eravamo stipati. Poi parlò Menelao. Ricordò la tensione nel ventre del cavallo di legno, la paura, l'inganno dei troiani che cercavano di stanarli con voci familiari. Ulisse, ancora una volta, fu la mente lucida, bloccò chi voleva cedere, salvando tutti. Lo tenne stretto, con forza, con pietà, e noi rimanemmo vivi. Grazie a lui, grazie alla sua mente e al suo coraggio. Concluse la memoria, giunse il riposo. Gli ospiti furono condotti alle stanze e la notte si chiuse nel silenzio degli eroi. Nel tramonto d'Itaca, la luce moriva lenta sul mare. Ma una notizia arrivò con il vento e scatenò tempesta. Antino! Antino! È partito! Telemaco ha preso il mare in segreto! Ha lasciato Itaca! Maledetto Telemaco!
Quel cucciolo d'uomo ha osato, è partito. Nessuno lascia Itaca senza il mio consenso. Che facciamo? Salpiamo stanotte. Che il figlio segua il padre. Nel silenzio eterno delle acque. Mia regina! Mia regina! Telemaco è partito. E ora Antino lo vuole morto. Traditrici, mi avete mentito. Dolio, corri da Laerte, che il popolo si alzi. Telemaco ci ha ordinato di tacere, mia regina, solo fino al 12° giorno, per non darti dolore. Atena dà gli occhi lucenti. Tu che vegli sui giusti e sugli erranti, piega il tuo sguardo su di me, madre d'un figlio perduto nel vento. Lascia che le onde non lo divorino, che l'inganno non lo stringa, che la notte non le prenda. Se il mio dolore può pesare quanto un sacrificio, allora ascolta il mio pianto e rendilo ritorno. O Menelao, figlio di Atreo, re glorioso, dimmi se hai udito parola dove giace mio padre. Vive ancora Ulisse o l'ha travolto il mare? Oh Telemaco, ascolta. La risposta giunse a me non tra uomini, ma da un dio. Fui trattenuto sull'isola di Faro, prigioniero del vento, le vele flosce, la ciurma affamata, le provviste terminate, i giorni lenti e crudeli. Ma fu lì che mi apparve Idotea, figlia del vecchio dio marino Proteo. Ella ebbe pietà e mi rivelò il modo per estorcere la verità al padre. Ogni giorno Proteo si adagiava in una grotta tra le sue foche marine che contava una ad una prima di chiudere gli occhi. Idotea ci nascose tra quelle bestie, ci coprì con pelli nauseanti e attendemmo in silenzio. Quando il dio si addormentò, ci gettammo su di lui. Tenetelo fermo! Adà! Tenetelo fermo! Non abbiate paura! Non mollate! Coraggio! Siete uomini di Sparta! Tenetelo fermo!
muto a forma, leone, drago, pantera, cinghiale furioso, torrente impetuoso, albero maestoso, ma tenemmo saldo il suo corpo mutevole. Infine, vinto, parlò. Disse che non sarei tornato a Sparta finché non avessi placato gli dei con sacrifici degni. Ma udii di più, ed era dolore. Aiace, salvato da Nettuno, fu poi inabissato dal dio stesso per la sua superbia. Agamennone tornò in patria, ma ad aspettarlo trovò solo la sua tomba. Chiesi allora di Ulisse, e Proteo rivelò: vive, ma trattenuto senza nave sull'isola della ninfa Calipso, prigioniero del volere di Nettuno. Poi il dio profetizzò il mio destino. Non avrei conosciuto la morte, ma sarei stato accolto nei campi Elisi, là dove non cade la neve né la pioggia né soffia il vento. Seguii i suoi comandi. Risalì il fiume sacro fino all'Egitto, placai gli dei e innalzai un sepolcro per mio fratello Agamennone. Nel silenzio del tempietto affacciato sul mare, le parole si fecero lente. Poi Telemaco e Menelao fecero ritorno a Sparta. Quella stessa sera il re lo pregò di restare ancora, ma Telemaco rifiutò. Il richiamo di Itaca era più forte. Rinunciò ai cavalli, inutili sulle rupi dell'isola, e in cambio ricevette un dono raro, un cratere d'argento e oro, forgiato da Efesto, dono dei re di Sidone. Lo aspetteremo al varco, Telemaco. 20 uomini scelti, una nave silenziosa. Tra gli scogli di Asteride ti coglieremo. Non parlerai più di Ulisse. Non rivendicherai mai il trono. A Itaca comanderò io!